Ciao e benvenuto in questo nuovo tutorial di Elcos. Oggi ti spiegherò tutta l'interfaccia della centralina CEM 196. Durante i primi minuti con la tua nuova CEM 196 potresti trovarti magari un attimo spaesato, ma fidati che basta prendere qualche secondo di confidenza con le frecce direzionali e il tutto risulterà super intuitivo. Adesso avviciniamo l'inquadratura della centralina per guardare più nel dettaglio tutti i menu. In primis prendiamo confidenza con l'interfaccia di base della CEM 196. Qui ovviamente abbiamo il display, le frecce direzionali, il tasto conferma, il tasto di esclusione delle protezioni della pompa con il relativo LED quando sono escluse, i due tasti dell'acceleratore con il tasto d'avviamento e qui abbiamo la serigrafia di motore e pompa con i relativi LED per quando sono inserite le protezioni. Questo quadratino con i due LED avvisa l'operatore di eventuali allarmi presenti. La spia rossa segnala la presenza di un'anomalia che arresta la motopompa, mentre la spia gialla è un'anomalia cumulativa che però non arresta la macchina. Ora diamo una veloce occhiata al display. Consiglio, se la centralina dovesse essere accesa ma la retroilluminazione del display spenta, basta richiamarla premendo il tasto Start. Premendo il tasto Start possiamo richiamare la retroilluminazione senza modificare nessun parametro. Questa è la dashboard principale dove troveremo le icone di motore, pompa, mandata e serbatoio. Le icone andranno ad animarsi all'attivazione di eventuali funzioni. Per esempio, attivando la funzionalità di riempimento tubi, vedremo la mandata colorarsi a segnalare un riempimento. Qui in alto a sinistra troviamo l'icona Mode. Quando è scura vuol dire che è selezionata. Tramite il tasto conferma possiamo variare appunto la modalità tra manuale, automatica e off. Tenendo in off la centralina fra qualche secondo si spegnerà del tutto. Bene, adesso possiamo cominciare ad esplorare la CEM 196. Tramite le frecce direzionali destra e sinistra possiamo scorrere fra i vari strumenti, per esempio il menu pompa, motore, quindi monitor prestazioni, lo stato del modem, l'orologio, i contatori, per poi tornare ancora sulla dashboard principale. Ogni strumento può essere approfondito, per esempio se ci rechiamo nei contatori, con la freccia direzionale giù potremo approfondirli e vederli in formato più grande, appunto combustibile, pressione olio, temperatura, eccetera eccetera. Per conoscere il significato di tutte le icone presenti sulla CEM 196 ti invito a consultare il manuale d'uso. Infine, per avere accesso al menu e quindi modificare tutte le impostazioni della CEM 196 dobbiamo recarci nello strumento orologio, premere la freccia direzionale in alto e tenere premuto il tasto conferma. Una volta apparsa l'icona di conferma OK, saremo all'interno del nostro menu. Per modificare le impostazioni è necessario inserire la password, altrimenti sarà solo possibile visualizzarle. La password di default è 4x0, ma ovviamente è possibile modificarla per evitare che altri operatori accedano alle impostazioni. Per maggiori informazioni ti invito a leggere la descrizione di questo video. Per altri contenuti informativi visita tutti i social Elcos.